come installare una lavastoviglie da incasso. Per iniziare sblocchiamo i piedini che si trovano alla base della lavastoviglie. Così da fare meno fatica dopo perché potremo trovarli bloccati. E svitiamo anche questo piedino tramite questa vite lunga, senza utilizzare questo, ma utilizziamo un semplice cacciavite, altrimenti rischieremo di spezzare questa vite. Giusto un paio di centimetri. Per quanto riguarda le misure dell'incasso, di profondità abbiamo 59 cm e mezzo, altezza 88 e larghezza 60 cm e mezzo. Ovviamente non utilizzeremo tutto lo spazio disponibile, ma solo quello che è necessario. L'importante è che ci sia spazio a sufficienza per poter inserire la lavastoviglie. Per quanto riguarda le misure, in larghezza abbiamo 59 cm e mezzo, profondità 55 cm, altezza 82 cm, che possiamo alzare di circa altri 10 cm grazie ai piedini frontali regolabili, come quello posteriore che si regola utilizzando questa vite. Prima di continuare, se vi interessa acquistare questa lavastoviglie o se ne cercate qualcuna in offerta, vi lascio il link di Amazon in descrizione. Se lì in basso dovesse passare un tubo del gas, non ci saranno problemi perché ci sarà spazio a sufficienza. Adesso individuiamo dove sono posizionati i collegamenti per attaccare il tubo di scarico, il tubo di carico e la spina di alimentazione, che in questo caso si trovano sul lato destro della lavastoviglie e quindi è lì che faremo passare i tubi. Iniziamo con il tubo di carico che facciamo passare qui dietro il piedino. È molto importante farlo passare dietro il piedino del mobile e non davanti, altrimenti il tubo si strozzerà e ci saranno problemi. Puntiamo anche il tubo di scarico e il cavo dell'alimentazione. Quindi spingiamo ancora un pochino la lavastoviglie e la spingiamo all'interno senza inserirla tutta, più o meno a metà. Arrivati a questo punto ci inseriamo sotto lo zoccolino e tiriamo i tubi per stenderli, così da non farli strozzare. Quindi afferriamo il cavo di alimentazione e lo tiriamo per stenderlo. Stessa cosa per il tubo di carico e anche il tubo di scarico lo tiriamo. Nel frattempo spingiamo la lavastoviglie. Questo per essere certi di non aver creato strozzature. Come potete notare, qui avanza molto spazio, quindi dovremo sollevare i piedini per alzarla. Io in genere lascio sempre un centimetro di spazio per avere un margine di gioco quando poi all'ultimo andrò a rifinire le misure. Per iniziare solleviamo la parte posteriore della lavastoviglie avvitando il piedino frontale. Se volete aiutarvi potete anche sollevarla così e sarà molto più facile svitare il piedino dietro. Adesso svitiamo anche questi piedini per sollevare la parte frontale. Io per comodità preferisco afferrarla da sotto, sollevarla e svitarli così. Procediamo anche con questo. Ok, ci siamo quasi. Io qui ho lasciato circa 2 centimetri, anche perché sopra ho il piano cottura a induzione e quindi gli lascerò un passaggio d'aria che sicuramente gli farà bene. Tanto verrà poi comunque coperto dall'antina frontale che monterò dopo. Adesso prima di fissarla monteremo l'antina frontale e questa può essere montata su in due modi differenti. In maniera oscillante, che come potete vedere l'antina non è fissata sulla porta ma oscilla. Questo ci dà la possibilità di montare antine molto più lunghe e zoccolini molto più bassi senza doverli tagliare. Adesso prendiamo il pannello di legno
lo appoggiamo da una parte, quindi la maniglia dell'antina in questo momento si trova nella parte superiore dietro dove ci sono le due viti. E prendiamo questa, che è la dima, la trovate all'interno della lavastoviglie. La apriamo e la stendiamo sopra. Qui in questo caso abbiamo un'antina lunga 71 cm e mezzo, larga 59 cm e 6, ma si possono montare antine molto più lunghe, fino a 86 cm, grazie al metodo di montaggio scorrevole. Adesso vediamo come montare l'antina nella modalità scorrevole. Quindi appoggiamo la dima sul pannello di legno, rispettando le misure, quindi gli angoli in alto devono corrispondere. All'interno della lavastoviglie troviamo un sacchetto con le viti di fissaggio. A noi serviranno questi che andranno posizionati qui. Quindi prendiamo questo perno, lo inseriamo qui dentro e lo avvitiamo esattamente qui. La stessa identica cosa la facciamo dall'altro lato. Adesso in entrambi i lati dobbiamo fissare questi, esattamente qui, utilizzando queste 4 viti. Ok, l'antina è pronta per essere montata sulla lavastoviglie. Adesso estraiamo la lavastoviglie di qualche centimetro fino a scoprire il dispositivo di fissaggio. Quindi procediamo inserendo questi due perni in queste due guide e queste due staffe in queste fessure. Quindi ci avviciniamo con l'antina e inseriamo i perni nelle guide. E nello stesso tempo inseriamo le staffe nelle fessure. Dopodiché possiamo lasciare il pannello. Come potete vedere il pannello rimane su da solo. Adesso dobbiamo scegliere la misura e fissarlo con queste due viti. Adesso da entrambi i lati dobbiamo scoprire i fori di fissaggio. Quindi puntiamo la vite senza avvitarla tutta, scegliamo la misura alzando o abbassando il pannello. Per mettere in linea quest'antina con quest'altra dobbiamo giocare un po' con l'altezza dei piedini e con l'altezza dell'antina. Quindi in questo caso fisserò l'antina in questo modo e alzerò di mezzo centimetro i piedini. Quindi tengo sollevata l'antina E stringo. La stessa identica cosa la faccio dall'altra parte. Come accennavo prima, l'antina può essere montata anche in un altro modo. E questo vale solo per le antine non troppo lunghe. Ad esempio questa è lunga circa 71 cm e mezzo. E utilizzeremo soltanto questi due perni, che andranno avvitati, misurando dall'alto, a 49 cm dall'altezza e 1,5 cm dal bordo, su entrambi i lati. Adesso dobbiamo far entrare questi perni, entrambi, in questi fori, qui dentro. Quindi ci avviciniamo col pannello e inseriamo i perni. Dopodiché spingiamo l'antina verso il basso e apriamo la porta accompagnando l'antina. Adesso togliamo due viti dalla porta e mettiamo delle viti per il legno. Mi raccomando non troppo lunghe, altrimenti trapassate il pannello. La stessa vite la mettete anche qui e fate la stessa cosa anche dall'altro lato del pannello.
Questi due li inserisco rispettivamente qui e qui. E questi altri due dall'altro lato. Dopodiché spingo la lavastoviglie al suo interno. Adesso, prima di fissarla, una cosa molto importante è quella di bilanciare bene la porta. Questo per evitare che ci siano fuoriuscite di vapore dall'angolo a sinistra o l'angolo in alto a destra. Quindi apriamo la porta e la chiudiamo piano piano accompagnandola. Se la porta chiude bene, dovremo sentire questo perno toccare il centro della lavastoviglie qui in alto. Se diversamente quando chiudiamo, anziché sentire il rumore arrivare da qui, lo sentiamo arrivare da qui o da qui, significa che il bordo, questo bordo o quest'altro bordo, sta picchiando contro qui. E questo non va assolutamente bene. Quindi, se per caso stesse toccando da questa parte, dobbiamo regolare il piedino in basso a destra svitandolo, in modo da sollevare la porta da questa parte e ribilanciarla. Alzerò appunto il piedino di destra facendo un quarto di giro. E continuo così finché non sento che la porta chiude bene. Questa è una cosa molto importante perché se dovesse uscire vapore sugli angoli, a lungo andare si formeranno delle perdite che andranno a bagnare le cerniere danneggiandole. Una volta allineata e bilanciata la lavastoviglie, possiamo fissarla con le viti che troviamo in dotazione. Quindi infileremo le viti qui e qui. Per lavorare meglio ci conviene estrarre i cestelli. Quindi puntiamo la vite qui e spingiamo con forza. Dopodiché avvitiamo. Procediamo allo stesso modo anche con questo punto, questo e quest'altro. È molto importante utilizzare le viti originali perché entrano dentro, che non fissano la lavastoviglie al mobile, ma semplicemente fanno in modo che quando tiriamo la lavastoviglie non fuoriesca. In dotazione troviamo anche questa pellicola adesiva, che può essere incollata qui sopra, ma che io preferisco non utilizzare. Questa viene utilizzata nel caso avete un top molto delicato, tipo legno trucciolato, che potrebbe danneggiarsi o gonfiarsi con il vapore. Sempre in dotazione troviamo anche questi profili adesivi che andrebbero applicati qui sui fianchi, direttamente sulla lavastoviglie, prima di essere inserita, che io vi sconsiglio di utilizzare perché con il tempo tendono a staccarsi e a infilarsi tra la guarnizione e la porta. Per quanto riguarda il collegamento del tubo di scarico, applichiamo l'apposita fascetta che troviamo nel kit di installazione. Qui potrebbero presentarsi due possibilità. Uno scarico diretto nel muro, quindi potreste ritrovarvi una pipetta qui da qualche parte nel muro, sotto al lavello della cucina, o una pipetta di scarico collegata al sifone. La scelta migliore è quella di collegare il tubo di scarico al sifone del lavello. Questo perché, quando la lavastoviglie scarica, riesce a prendere aria da sopra e a scaricare meglio. Questo comporterà un piccolo rumore, un rigurgito di acqua arrivare dal lavello di scarico, che durerà circa 6-7 secondi, lo farà 3 o 4 volte nel corso di un lavaggio completo. In più, se in futuro si presenteranno delle ostruzioni, l'acqua salirà dal lavello, voi la vedrete salire e ve ne accorgerete. E quindi potrete agire pulendolo prima che la lavastoviglie si intasi. Quindi inseriamo per bene il sifone e stringiamo la fascetta. Controllate prima di collegare il tubo che il sifone sia aperto. Qui in questo caso c'era un tappo. In alcuni casi va tagliato. Invece per quanto riguarda il tubo di carico, semplicemente individuiamo il rubinetto e colleghiamo il tubo ruotando la ghiera in senso antiorario. Si può stringere semplicemente a mano. E apriamo il rubinetto. Aspettiamo qualche secondo e verifichiamo che non ci siano perdite. Se siete sfortunati e vi occorrono delle prolunghe, quindi dovete allungare i tubi
di carico e di scarico per arrivare agli attacchi, fate molta attenzione per quanto riguarda il tubo di carico, utilizzate un raccordo di collegamento in metallo e non quelli di plastica che tendono a spezzarsi. Invece per il tubo di scarico va benissimo un raccordo di plastica. Ti sono stato utile? Fammelo sapere scrivendo un commento qui sotto. Grazie, ciao ciao!